Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. In questo podcast vi parlo un attimo di come stanno andando i progetti. Fatto sta che martedì mattina avrei dovuto pubblicare il progetto con i cotoni bianco ecologico. Non l'ho fatto perché non mi bastava il filato per finirlo. Non perché avevo sbagliato i conti, semplicemente in corso d'opera ho cambiato completamente progetto. Sono passata da un progetto completamente aperto, quindi dei punti aperti, a un progetto con un punto molto più chiuso e anche altri accessori. Insomma, il progetto è qua. Non ve lo faccio vedere, vedete solo un attimo il punto che ho scelto. È bello, mi piace un sacco, poi mi sono anche leggermente abbronzata, quindi nelle foto starà bene, o almeno spero. In questo pacco dove ho preso i gomitoli che mi sono mancati, ho aggiunto anche due filati nuovi che voi non conoscete, che adesso vi vediamo insieme. Poi ho fatto la prova del filato visone con i feri, che è veramente spettacolare, e ho avviato la borsa. Iniziamo dalla borsa, che ve la faccio vedere. Cioè, la borsa adesso non è una borsa, è solo un pannello, e basta. Non vi dico altro, vi dico solo che il multiplo è molto grande, quindi ha un numero molto grande. Sarà fatta a pannelli. Il filato da utilizzare potete scegliere quello che desiderate. È normale che se il filato è sottile avete più motivi, quindi possibilità di mettere 2 o 3. Io ne ho messi 2 perché non la voglio fare troppo grande, quindi per fare un lavoro veloce, ecco. Però nulla vi vieta di farle 3-4 motivi. Io parlo solo dei pannelli, i laterali saranno completamente diversi. E mi piace un sacco il risultato. Devo dire che mi sta sorprendendo molto il filato. Quello che sto usando, vi dico anche, è il Sirmione. Cioè, io ho finito un pannello, il gomitolo è intero come se non l'avessi toccato, perché ha praticamente 230 metri in 50 grammi, quindi 100 grammi sono 460 metri, veramente una resa fantastica. È sottile, però io lo sto utilizzando col 2,5, così risulta molto compatto per scelta. Vi avevo detto che avrei fatto il campione con i feri col visone, guardatelo, è questo qua. Sono pochissime righe e l'aspetto è fantastico. Potete creare quello che desiderate con questo filato. Poi, se non sbaglio, adesso sul sito di Filati Discount è anche in offerta. È un gomitolo da 40 grammi e i metri, come al solito, mi dimentico sempre di guardare sul sito perché sul gomitolo non sono scritti. Allora, potete fare una borsa e fare una striscia con i feri e applicarla sopra. Potete fare una canotta e fare la parte qui sopra, magari all'inizio, diciamo, delle maniche con il visone. Cioè, vi rendete conto che bello qua averlo così, no? Una bella canotta, poi canotta a t-shirt, insomma. Poi ricominciare con il filato visone con i feri, veramente bellissimo. Potete decorare delle maglie, potete creare delle stole, magari avete non lo so, è tempo di matrimoni, battesimi, avete un vestito semplice ma anche colorato, perché no? Perché potete prendere le sfumature dei colori che ci sono dentro e lo avete sulle spalle. È veramente bellissimo. Poi cresce che un attimo, cioè io qua ho fatto 5 righe e ho circa 7-8 centimetri. Veramente bello, bello, bello. Insomma, le idee qua non mancano. Più che altro è che io non amo lavorare i feri, però
vi farei pure una stolla, mi piacerebbe, però ecco, non amo lavorare ferie, ma insieme magari ci organizziamo e riusciamo a farlo. Perché no? Anche per le feste, perché è un filato talmente bello, particolare, che secondo me non ha tempo, nel senso che può essere utilizzato sia d'inverno che d'estate. Ecco. Ora vi faccio vedere i filati nuovi. Uno è di quest'anno, quindi appena arrivato, e uno c'era già, però io non conoscevo, è molto particolare, credo che sia arrivato l'anno scorso e adesso lo vediamo insieme. Il filato di quest'anno è lui, si chiama Dorotea nella versione petalo, non so, ecco, forse questo è il colore migliore, è un bel rosa baby, è veramente, come dire, è una tinta che non è molto carica di colore, ma forse un po' più rispetto a quello che lo vedete voi adesso che ci guardo. È bello, veramente bello. Qui ho fatto un campione con la maglia alta col numero 5. Risulta essere anche elastico, adesso vi spiego anche il perché. Perché noi abbiamo una fettuccia, che è questa, che è lavorata molto bene perché risulta chiusa, quindi non si rischia di andare con uncinetto in mezzo quando si va a lavorare, cioè non si passa, non si impiglia. E quando il lavoro si rilassa, lei, pur essendo lavorata, a meno che non si usa il punto basso con un uncinetto molto piccolo, tende a gonfiarsi, di conseguenza il lavoro risulta molto elastico perché quando lo tiriamo si sgonfia, ok? E quindi prende elasticità. Quando si rilassa, in realtà dopo riprende la sua forma originale e si gonfia. La fettuccia non è elastica, non è elastica, semplicemente grazie a come viene lavorata, perché è leggermente piatta, però non è dura, non è liscia, è gonfia, ecco. Vi dico anche le caratteristiche. Noi abbiamo una rocca da 200 grammi, sono 50% cotone, 50% poliestere, sono 200 grammi, 460 metri, quindi anche una bella resa. È molto particolare, è opaca, è bella, la trovo sia tra virgolette abbastanza, come dire, elegante, ma anche abbastanza casual, quindi insomma adatta per tante cose. Sicuramente anche per fare una borsa molto aperta o comunque media piccola, ecco, direi che la resistenza c'è anche per le grandi, però la trovo, ecco, più adatta come grandezze medie e piccole. Però secondo me è più adatta all'abbigliamento perché è veramente bella. La vedo bene tipo punto aperto, tipo a rete lavorato ad archetti, oppure punti a V, insomma cose particolari. Il mio problema fondamentale con le fettucce sono il fatto di dover sempre nascondere il cappetto iniziale, perché se no ci si apre nel lavoro e rischiamo che si disfi. Di conseguenza odio fare tanti pezzetti tipo mattonelle eccetera, però nulla vi vieta di utilizzarlo perché è veramente un bel filato. L'ultimo è già sul sito dell'anno scorso, ma io non l'avevo mai utilizzato, è lui. È una nuvola. Cioè, questo filato è una nuvola, è talmente elegante che non so come dirvelo. Grazie al fatto che c'è la viscosa dentro. Noi abbiamo 84% di viscosa e 16% di poliamide. Sono 50 grammi e sono 305 metri. Quindi noi abbiamo il cuore del filato, quindi questa parte più rigida che è poliamide, quindi è resistente, e tutti questi peletti che sono al massimo sono mezzo centimetro
e viscosa, quindi luccica anche, ma adesso quando io dico luccica non pensate che brilli tipo come se fosse il Lurex, ma è elegante, è bella. Ma lo vedete già dal video perché vedete come tende ad avere tantissima luce. Io ho fatto sempre qua un campione Fairy con il numero 12, pochissime righe giusto per voi, per il video, e il risultato è questo. È una nuvola, è come se avessimo tantissimi fiocchi di neve buttati addosso, è veramente bellissima. Quindi potete lavorarla ai Fairy direttamente. Questo filato si chiama, che non ve l'ho detto, scusate, Fury, è il Fury. Ci sono diverse colorazioni, anche del Dorotea. Oppure, avendo l'anima così sottile, potete tranquillamente metterlo insieme ad altri filati. Immaginatevelo con un filo di scoccia numero 8 oppure 12, quindi un filato molto sottile ma altrettanto resistente, sarebbero bellissimi. Non vedo l'ora anche di provarlo con l'uncinetto, non l'ho ancora fatto. Ne ho presi 2 gomitoli, quindi ho circa 600 metri, e qui ne ho preso una rocca sola che ancora devo decidere cosa fare, sicuramente qualcosa di molto aperto, e ho 460 metri. Ecco, questi due sono proprio novità per me perché non li ho mai toccati. Sicuramente Dorotea è appena arrivata, ma lui c'era già. Io mi immagino una maglia estiva, perché vedete, essendo che c'è la viscosa dentro, è uno di quei filati come il visone che non ha tempo. Mi spiego meglio: può essere indossato d'inverno ma può essere indossato anche d'estate. Mi ripeto, sicuramente sotto il sole a 40 gradi avere qualcosa di peloso addosso ti si appiccica, non è l'ideale, però io me lo immagino sempre magari in una serata estiva dove ha piovuto o comunque è un po' più fresco da indossare, sarebbe fantastico. Ecco, io vi ho dato un po' di idee, magari voi se ne avete altre vi chiedo di commentare, così vi leggo e mi vengono un po' di come dire, altri spunti particolari. È stato un podcast veloce, volevo solo aggiornarvi un attimo sulla situazione. Quindi martedì ci sarà la canotta, che ancora non le ho dato un nome, anzi, se vi va facciamo un gioco, mi scrivete un po' nei commenti qualche suggerimento di un nome, perché non sono molto brava a dare dei nomi, quindi questo lo sapete. Magari sono a volte ripetitiva, spesso e volentieri mi vengono in mente le stesse cose e rischio di chiamare 2 progetti con lo stesso nome, quindi datemi qualche nome per lei. Una t-shirt, diciamo, ecco, non vi dico di più. E poi abbiamo 2 filati pelosetti molto particolari, poi abbiamo una fettuccia e abbiamo, anzi 2 fettucce, perché anche il sirmione è una fettuccia molto bella. E quindi insomma vi ho dato un po' di informazioni generali. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per tutto il sostegno, per tutte le condivisioni, per i commenti, per tutto quello che fate per me. Vi ringrazio veramente tantissimo. Vi ricordo anche il gruppo per chi se l'è perso, iscrivetevi. Purtroppo non riesco subito ad accettarvi perché non sempre c'ho il telefono attivo, perché ci lavoro, quindi tolgo spesso e volentieri la connessione internet, ma appena mi connetto, mi arriva la notifica, vi aggiungo subito. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video podcast.